Noi non abbiamo fiducia nel nostro esperimento di adesso perché è un esperimento difficilissimo e abbiamo paura che non possa riuscire, per cui, caro Mario, ci devi dare una mano, ti devi mettere il casco, proteggerti. Vabbè, casco, ecco qua, metto gli occhiali. Io vorrei sapere che cosa volete fare. Guarda, serve la tua presenza a garantire che sia un esperimento scientifico e Ecco, non di non magia. vorrei essere preso come un alibi. L'esperimento che stiamo per fare, e scusa l'enfasi, domandami perché sto così. Perché sei così? Non lo so, però fa enfasi, no? Sì, fa molta enfasi, effettivamente. È l'esperimento dei microfluidi. Ecco, meno male, te me lo peggio. Voi sapete naturalmente di che cosa si tratta, poi Tutto ciò che è micro conosciamo. Certo. caro Benissimo. Mario. Ma che cos'è questo esperimento? Trasformeremo un liquido in solido, o meglio, faremo un liquido che si può toccare, come se l'acqua stesse fuori dal bicchiere. Cioè, l'acqua e il ghiaccio è una cosa che sappiamo tutti. Di che state parlando? Momento. L'acqua e il ghiaccio non ci abbiamo pensato così. Ma questo è più bello, ok? E dai. Siete pronti, colleghi? Siamo pronti? Pronto? Tu sei protetto? Eccoci. Stai anche bene, guarda, Guarda un po', iniziamo. Versare. Una provetta a testa. Dunque, voi state versando una sostanza scura su un bullone che è avvinghiato a un magnete e a una vaschetta di vetro attorno. Che è trasparente però, Che è trasparente, quindi perché si sappia di che cosa... Guarda che cosa sta succedendo. Del caviale. Si sta costruendo del caviale Sì, sopra. Ma come? fondamentalmente sì, ho un riccio di mare. Esatto. Allora, lui ha versato tutta la sua pipetta. Adesso Furio. Piano piano questo riccio cresce. Provo anche io a questo punto, Certo. No, segui il turno. c'è una fila, scusate, non avevo capito. bello, poi il professore va Scusate, sempre ma voi avete già fatto? Dai, allora, Guardate voglio che vedere. meraviglia. Quindi si versa molto Possiamo fare lentamente. un applauso A che cosa però? Se non abbiamo ancora capito di che si tratta. È una mano gigante. Che meraviglia! Guarda che meraviglia! Vado? Vai, è il tuo turno. Anch'io spippolo qua? Sì. Dai, Dai, come hai fatto Mario. cadere tutto? No, non ho fatto Sì, cadere. sei stato tu. Ecco. Allora, quello che sta succedendo, intanto noi continuiamo a riempire questo Beh, è fatto, magnifico. Sì, sì. È pronto così? È pronto Sì, così. sì. Guarda la cosa più bella qual è? Che si può toccare e questo è un liquido, ma come vedi è solido. Cioè, in sostanza, tu stai toccandolo per far vedere che si tratta di un materiale che ha la sua consistenza, dunque come un solido, ma però noi l'abbiamo ottenuto versando qualche cosa da una pipetta esattamente come un liquido. Quindi che cos'è? Un liquido o un solido? Guarda che effetto. Guarda che effetto, guarda che bello. Non lo sappiamo, è bello, noi non lo sappiamo. Ma perché guarda che abbiamo questi occhiali? Io non l'ho capito, ma comunque Perché quello... fanno scena. E se salta fuori e ti mangia? Che ne sai? Ma la parte più bella è questa qua. Attenzione, voi quando prendete un bicchiere d'acqua e lo rivoltate, cosa accade? Cosa accade? Cade l'acqua per terra. In questo caso? Non cade niente. È fantastico. Allora, appoggialo pure qua. Cerchiamo di dare una spiegazione anche a questo fenomeno fisico. Si tratta di un particolare materiale, questo. Il microfluido, esattamente così viene chiamato, dunque fa parte di una certa dimensione di fluidi, di sostanze appunto che sono liquide, ma che in questo caso mescolano le proprietà del liquido, cioè quella di adattarsi al recipiente, come si può vedere qui nel basso, vedete quell'anello che forma attorno al magnete, attorno al bullone, con quelle delle microscopiche particelle magnetiche che sono state mescolate, che gli consentono di mantenere questa forma a fiore, diciamo a grappolo, che appunto può essere rovesciata senza cadere come invece avverrebbe per un liquido. Questo tipo di materiale ha un'interessantissima serie di applicazioni nel campo medico, per esempio, per alcun tipo di analisi, oppure anche nel campo più pratico, per esempio gli inchiostri delle stampanti sfruttano un po' questo principio, e anche in altri campi in cui sia importante, per esempio come in questo caso, il magnetismo per avere alcune proprietà fisiche. È interessante come anche questo anello attorno al magnete non si sia mosso durante il vostro lavoro di rovesciamento, sembra esattamente un liquido, di fatto lo è, ma ha le proprietà di un solido. Bene, ma questa mi sembra una cosa... Guarda, noi riuscita. devo dire che ci tengo a dire una cosa perché è importante. Naturalmente noi non avevamo minimamente consapevolezza di queste cose, però ci fa piacere di aver contribuito alla ricerca scientifica. Sì, perlomeno... In maniera del tutto inconsapevole, come abbiamo detto. Va bene, questo è il vostro vantaggio, anche la vostra scusa.